Va bene, Barbara. Alziamo le nostre frequenze, proteggiamoci, tu con la tua barriera, io con la mia. Chiamiamo nel cinema la ex cosiddetta compagna del padre, brasiliana. Mm. Sì, arriva ehm, molto agitata, molto rigida, impettita, è pronta a guerreggiare. In realtà viene con questo intento, l'intento di disturbare Mm? e lo fa, vuole prendere parola, quindi interrompe i discorsi, interrompe tutto Mhm. e in realtà vedo che tira fuori degli oggetti che per lei sono oggetti magici e cerca di maledire tutti i presenti. Chi sono i presenti? Tutte le persone che ci sono nel teatro, quindi Simona, i fratelli, e in realtà se la prende anche con le persone che non sono collegate a loro. Cioè? Tutti i presenti che erano venuti per curiosità, i figli di Simona. Ok, ha fatto dei lavori di santeria brasiliana. Sì, assolutamente sì. Di che tipo? Beh, vedo oggettini che si porta dietro. Sai come quando i santoni camminano con l'incenso per strada e si portano tutti quelle catenine, a Napoli qui si usa. Mhm. E vedo che sono oggetti che richiamano Dio. Mm. Sono croci, sono rosari, ehm, catenine con crocifissi, anelli, sono tutti oggetti sacri. Sento anche dei profumi particolari, sento profumo, odore di bruciato, come se avesse fatto dei rituali, dei riti Mm. ehm, ehm, per consumare l'energia vitale sia del papà che dei figli, soprattutto del papà. Ok, in cosa consiste l'attività di santeria brasiliana relativamente alle cose che chiede, ai elementi materiali che chiede, Lei, soldi, case? esatto, lei vuole i soldi, lei vuole e pretende, anzi, tutto ciò che le possa dare un sostentamento. Pretende di essere mantenuta e minaccia diversamente la morte per tutti. E dice a Simona e ai fratelli che così come ha provocato la morte del padre consumandogli il tempo che gli era rimasto, se non verrà esaudita, farà lo stesso con i loro figli, non con loro in prima persona, ma con i loro figli. E come l'ha fatto? Quante volte l'ha fatto e come l'ha fatto? Sui figli non l'ha ancora fatto, l'ha fatto sul papà, che era l'elemento principale, ma gli ha fatto anche bere intrugli, non è stato solo un qualcosa di energetico e di distante, ha fatto proprio dei rituali mentre lui dormiva, vedo sulla nuca oli sparsi con cenere. Messi sulla nuca, sulla fronte, con rituali, con sopra appoggiata una croce, oppure distesi sul corpo con il segno della croce. Mi bagno il dito in questo intruglio e faccio segni della croce ovunque.
Ok, facciamo vedere a questa signora, attraverso uno schermo immaginario, cosa succederà a questa signora dopo che lascerà la dimensione terrena. Sembra, dalle nostre ricerche, che Bondante ci avesse abbastanza preso nella sua Divina Commedia, cioè per determinate persone che ne combinano di cotte e di crude e soprattutto violano il libero arbitrio in vita delle altre persone, quindi eh, fatture, magie, santeria brasiliana, eccetera. Siccome queste persone hanno l'anima deve, che ha fatto questa esperienza un po' così ai limiti, deve capire una serie di cose e le va a capire in un posto che assomiglia molto al purgatorio del buon Dante ed è il basso astrale. Nel basso astrale si passa un certo tempo, anche qua è chiaramente un'astrazione perché lì il tempo non c'è. Però per farci capire quanto è forte, pesante e importante la pena, no, per quello che si è combinato in vita, si esprime in termini di anni. Quindi una che genera la morte o la disgrazia di qualcun altro, minimo 500 anni se li fa lì. E l'abbiamo già visto, questa è la violazione del libero arbitrio. È vero che chi riceve la fattura e magari ci rimette le penne lo aveva deciso pure lui, va bene? Però nella regola del gioco Matrix, il suo libero arbitrio, il suo desiderio di passare una bella vita, di fare le cose, di lavorare, di vedere il frutto del proprio lavoro nelle proprie mani e magari si è tutto dissolto per colpa di una fattura, ok? Ecco, quello è la violazione del libero arbitrio. Andiamo a vedere, visto che possiamo farlo, dove andrà questa donna e lo facciamo vedere. L'immagine non è bella né invitante, è tetra, questo luogo è tetro, eh, è buio, ci sono urla, sofferenze e, e agonie. Lei è terrorizzata quando lo vede, è terrorizzata e nega che sia la verità. Dice che tutto ciò che vede è soltanto immaginazione Mhm. e che C'è qualche suo parente lì già? in realtà no, Conoscente? però dei conoscenti. Mm. Allora, diciamo, facciamo finta che abbiano queste persone che sono nel basso astrale in mano un blocchetto di fogliettini, come i calendari di una volta, no? Che ogni giorno toglievi un fogliettino restituisce il numero di anni che mancano da passare lì. Questi conoscenti quanti ne hanno ancora da passare lì? Uno 372, un'altra 215. Ci sono molti conoscenti, ne vedo tanti. La media del tempo è quella, pressappoco. Ok, e in questa visualizzazione questa donna quanti ne ha di anni? Questa donna che vedo, questa La tipa? conoscente. No, 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 lei. Ah, mm, dice di non avere età, dice di non volerti dare queste informazioni. No, no, no. Allora, in questa visualizzazione l'ex del papà Ah, ok. finirà lì. Ok. Con che numero ti viene? Ah, ok. 62. Anni. Sì, Ok. E se la cosa finisce qui oggi? sì. Se proseguirà in questo cammino saranno 412. Ok, ma lei quindi non ha generato, favorito la morte del papà con gli intrugli? Io credo di sì. Sento che lei ha fatto qualcosa, Lucio. 62 quindi, solo anni? Per adesso mi arriva questo numero.
Probabilmente è quello che lei spera, non è quello che è Mm. reale. Abbiamo visto che è possibile aumentare questa pena e questa decisione viene messa nelle mani di una sorta di consiglio di anime. Proviamo. 62, 620. Moltiplichiamolo per 100. Lo 10. aumentano, questo consiglio lo aumenta per 3 volte, lo triplica. Quindi 186. No, no, triplica il numero che tu hai detto, non il 62. 6 e 20. Triplica 6 e 20. Quindi 1800 anni. Dicono che lei è recidiva, che ogni volta che incontra qualcuno la situazione è sempre la stessa e che mantiene più situazioni con più uomini aperte soltanto per farsi mantenere, quindi che non conosce proprio coscienza e questo è quello che fa sempre. Questo però se lei si fermasse oggi, 1800, Sì, se andasse avanti, verrebbe ancora triplicato il 1800. ok. E cosa fa questa donna? Cosa dice? Inizio a vederla preoccupata, seriamente. Allora le do Inizia un a consiglio. giustificarsi, sì, inizia a dare giustificazioni. Allora le do un consiglio di annullare tutto quello che ha fatto per chiunque, non solo per la famiglia di Simona, contro la famiglia di Simona. Ancora si giustifica, però andando un po' avanti inizia ad emergere la sua paura e la considerazione effettivamente di eliminare tutto. Dice che lei non sa bene come fare per eliminare, sa come si utilizza questo metodo per, insomma, per ottenere ciò che vuole, ma non, Ma l'ha eh, fatto fare qualcuno? lo ha fatto fare da qualcuno, ma lo ha imparato e ha iniziato a farlo lei già da molto tempo. Ok. Si può informare su come eliminarlo? Sì, Lo faccia lo adesso. farà. Mm. Ok, dice a gran voce che proclama la liberazione da ogni maleficio, maledizione, maldicenza che lei ha inoltrato verso il papà di Simona, verso loro e verso tutte le persone a cui ha destinato questo rituale, che annulla ogni energia avversa che ha erroneamente inoltrato perché non ne conosceva il reale esito. Vedo effettivamente vedo un'energia che torna indietro, Lucio, però, cioè si solleva da queste persone Mm. E torna a lei. e torna a lei. Sì, Che quindi quali effetti avrà? Beh, questa è la regola. torna a lei, sì, ho proprio questa visualizzazione. Ehm, diciamo che adesso sarà lei a decidere come, cioè il suo corpo, la sua energia, come distribuire, smaltire questa energia, ma non sento che si smaltisce facilmente. Eh, Torna indietro è anche già moltiplicata. E questa è la regola, non l'ha inventata nessuno se non noi eh, tutti. Però almeno la pena dopo è meno impattante. non è molto messa bene, però va bene. Fare queste cose è una strada senza ritorno. Se vengono sciolte, torna indietro. È così. Se si prosegue, si va là e si
può anche chiedere un aumento della pena. Io lo so molto bene questa cosa, la conosco molto bene. Sono diventato bravo in queste cose perché le ho conosciute molto bene. Bene, che succede? È andata via, è andata via e si è portata con sé l'energia ed è andata via proprio per iniziare a capire come arginare questa energia. Ok, la legatura, la fattura c'è ancora? No, Va bene. per nessuno.